Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa colomba. In vista appunto delle feste pasquali, ho pensato di realizzare insieme a voi una colomba che è l'ideale sia per fare un regalo oppure per decorare la casa. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e sulla mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Per il nostro progetto utilizzeremo cotone numero 5 bianco, cotone in questo caso io ho scelto un giallo scuro per fare zampette e becco. Voi potete utilizzare tranquillamente anche l'arancio, un arancione chiaro. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 2, poi avrò bisogno un marcapunti, un ago, degli occhietti per poterli inserire, però per questo vi posso dire che potete utilizzare anche delle spilline. L'importante è inserirli e fissarli con della colla, quanto siano comunque sia sicuri, che non si sfilino. E poi l'imbottitura appunto per imbottire la nostra colomba. Prendiamo il cotone, inizieremo dalla testa, quindi inizieremo la lavorazione del corpo. Dobbiamo fare comunque sia delle varie sezioni. La testa con tutto il corpo viene lavorato un tutt'uno, poi faremo la parte della coda, poi faremo la coda, le ali e poi la parte delle zampette. Quindi diciamo che sezioniamo la nostra colomba. Ora noi partiremo con la lavorazione della testa con il corpo. Facciamo un cerchio magico e all'interno del cerchio magico tiriamo il filo al solito, facciamo una catenella e lavoriamo 6 maglie basse. Fatte le nostre 6 maglie basse, tiriamo la codina, la stringiamo e rientriamo nel primo punto che abbiamo fatto eseguendo una maglia bassa, e questo è il punto che ora andremo a marcare col marcapunti. La colomba è un amigurumi. Vi ho già parlato in precedenza, ho fatto un qualche altro progettino sempre di amigurumi. Voi sapete che sono comunque è una tecnica giapponese per dei pupazzetti fatti appunto all'uncinetto e imbottiti. Vi ho spiegato nel video di primi passi precedente la lavorazione comunque a spirale, e questo è quello che andremo ora a realizzare per la lavorazione della nostra colomba. Quindi il primo punto lo stiamo segnando ed ora andremo a lavorare 2 punti per ogni punto sottostante. Faremo un aumento per punto, quindi otterremo alla fine 12 punti bassi. Quindi il primo già l'ho fatto, entro e faccio il secondo punto e poi per ogni punto che ho a disposizione faccio 2 punti bassi fino ad arrivare alla fine. Fatte le nostre 12 maglie basse, sfiliamo il marcapunti ed entriamo nel punto segnato, sempre con una maglia bassa che segneremo nuovamente. E qui lavoreremo una maglia bassa, già l'abbiamo fatta, un aumento nel punto successivo, una maglia bassa e un aumento. Quindi alla fine
avremo 18 maglie basse, quindi una maglia bassa, 2 maglie basse nello stesso punto, maglia bassa, 2 maglie basse nello stesso punto fino alla fine. Fatte le nostre 18 maglie basse, entriamo nuovamente nel punto contrassegnato e lo risegniamo. Quindi abbiamo fatto la prima maglia bassa. Ora dovremo fare un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, quindi 2 maglie basse. Nel terzo punto faremo 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa e poi 2 maglie basse nello stesso punto. Alla fine dovremmo avere 24 maglie basse. Fatte le 24 maglie basse, qui arrivati alla fine, sfiliamo il marcapunti, entriamo nel punto segnato sempre con una maglia bassa, lo risegniamo e qui dobbiamo fare 5 giri di punto su punto. Quindi questo è il primo che andremo a fare. Dobbiamo lavorando un punto basso per ogni punto sottostante, e questo lo dobbiamo ripetere per 5 volte. Quindi lavorare 5 giri punto su punto, e ci rivedremo al termine dei nostri 5 giri. Fatte i nostri 5 giri di punto su punto, quindi di 24 punti bassi, sganciamo il marcapunti, entriamo nuovamente facendo il primo punto basso, rimarchiamo e ora faremo 10, il primo già l'abbiamo fatto, 10 punti bassi, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, 2 punti bassi, 1 e 2, e un aumento. Quindi abbiamo fatto 10 punti bassi, un aumento, 2 punti bassi, un aumento, e ora rifaremo 10 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e siamo arrivati qui alla fine. Sganciamo il marcapunti. Comunque in questo giro appena effettuato abbiamo fatto 2 aumenti, quindi da 24 passiamo a 26 punti bassi. Rientriamo nel punto marcato, facciamo un punto basso e lo rimarchiamo, e qui eseguiamo 8 punti bassi, uno già l'abbiamo fatto, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Un aumento nel punto successivo, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Poi faremo 2 punti bassi,
nei punti successivi, un aumento nel punto seguente, 2 punti bassi, 1 e 2, un altro aumento, di nuovo 2 punti bassi, quindi lo ripeteremo la sequenza 2 punti bassi e l'aumento per 4 volte, quindi 2 punti bassi e un aumento. Per riepilogare 8 punti bassi, aumento, 2 punti bassi, aumento, 2 punti bassi, aumento, 2 punti bassi, aumento, e ora faremo le nostre 8 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e siamo arrivati alla fine. Quindi stiamo comunque facendo degli aumenti per cominciare a formare il corpo della colomba. In questo caso aumenti ne abbiamo fatti 4, quindi da 26 maglie basse passiamo a 30 maglie basse in questo giro che abbiamo appena fatto. Sganciamo il marcapunti, rientriamo nel punto marcato con una maglia bassa e lo rimarchiamo. Questo giro faremo punto su punto, quindi 30 punti bassi. Il primo l'abbiamo fatto, lavoreremo un punto basso per ogni punto sottostante fino ad arrivare appunto alla fine. Arrivati alla fine, sganciamo il nostro marcapunti, entriamo e facciamo il primo punto basso e rimettiamo il marcapunti, e qui lavoreremo 8 punti bassi, quindi il primo l'abbiamo già fatto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora poi faremo un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, 2 punti bassi nei punti successivi, un aumento, 3 punti bassi, 1, 2, 3, un aumento, 1 e 2 nello stesso punto, 2 punti bassi nei successivi punti, nel successivo faremo sempre un aumento, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento nel seguente punto, e poi lavoreremo i nostri 8 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Qui
abbiamo eseguito 5 aumenti, quindi da 30 passiamo a 35 punti bassi. Il prossimo giro lavoreremo punto su punto, quindi rientriamo nel punto marcato con una maglia bassa, lo rimarchiamo e lavoreremo un punto per ogni punto sottostante, quindi dovremo lavorare 35 punti bassi. Fino ad arrivare alla fine. Lavorato punto su punto, quindi 35 punti bassi, sganciamo il marcapunti, rientriamo sempre con maglia bassa e rimarchiamo sempre il primo punto e lavoreremo. Il primo l'abbiamo fatto, dobbiamo lavorare in tutto 11 punti bassi, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, poi faremo un aumento nel punto successivo, poi faremo 2 punti bassi nel punto seguente, un aumento, 2 punti bassi nel punto seguente, un aumento, 2 punti bassi nel punto seguente, un aumento, 2 punti bassi nel punto seguente, un aumento e 11 punti bassi. Due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi in questo giro abbiamo fatto 5 aumenti, passando da 35 punti bassi a 40. Sganciamo il marcapunti, entriamo nel primo punto sempre marcato e lo rimarchiamo. E qui lavoreremo un giro di punto su punto, quindi in totale dovremo avere 40 punti bassi. Arrivati qui alla fine, sganciamo il marcapunti, entriamo sempre nel primo punto segnato e lo risegniamo. E qui faremo 15 punti bassi, quindi il primo l'abbiamo fatto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nel punto seguente faremo un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, poi lavoreremo 8 punti bassi, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un aumento nel punto seguente e 15 punti bassi. Quindi abbiamo aumentato di 2 punti questo giro, avendo il totale finale 42 punti. Tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E qui prende forma la parte davanti appunto della nostra colomba. Ora da qui in poi, sganciato il marcapunti, dobbiamo proseguire punto su punto per 7 giri. Quindi dobbiamo allungare sempre questa dimensione che abbiamo ottenuto. Quindi sganciamo il marcapunti, entriamo nel primo punto marcato, lo rimarchiamo, questo sarà il nostro primo punto, e dobbiamo fare 7 giri di punto su punto e noi ci rivedremo al termine dei giri effettuati. Terminati i 7 giri, che ci ha permesso comunque di dare la forma già alla parte davanti della colomba, guardate, comunque la parte, questa è la parte davanti e questa dove c'è il marcapunti è la parte dietro. Quindi prima di continuare la lavorazione del corpo, quindi di terminarlo e quindi cominciarlo ad imbottire, dobbiamo inserire gli occhi e il becco. In questo caso noi dobbiamo lavorarci il becco, che è veramente semplicissimo. Quindi prendiamo il cotone arancione, un arancio chiaro, comunque io ho a disposizione questo, facciamo un cerchio magico, all'interno tiriamo il filo e facciamo una catenella, una maglia bassa e la seconda maglia bassa, quindi 2 maglie basse. Tiriamo il filo e stringiamo la codina. È molto semplice, noi abbiamo formato un piccolo becco con 2 semplici maglie basse nel cerchio magico. Tagliamo il filo, lo sfiliamo e siamo pronti ad inserire il nostro piccolo becco all'interno della colomba. Prendiamo la nostra sagoma finora e dalla parte di sopra contiamo proprio dal primissimo giro, proprio l'anelletto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui prendiamo la parte centrale, quindi quella che noi evidenziamo che sia la parte centrale, ci possiamo anche aiutare in questo modo. Piegandola, qui prendiamo precisamente la parte centrale, in questo caso contiamo 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto diciamo dovrebbe essere
il posto esatto all'incirca per inserire il nostro naso. Quindi io per ora l'ho fermato, diciamo, con l'uncinetto, prendo la parte, cerco di entrare dall'altra parte, perfetto, con l'uncinetto, e mi tiro le due codine del naso, così. Questo lo potete fare anche prima, perché magari vi viene ancora meglio a farlo. Comunque giriamo, ecco, la parte dietro e leghiamo queste due codine. Quindi cerchiamo di legarle abbastanza strette, quanto il naso resta bello aderente, comunque il naso, scusate, il becco, resti ben aderente al lavoro. Facciamo un doppio nodo e tagliamo. Non interessa se restano dei pezzettini, perché poi viene imbottita, perché all'interno. Risistemiamo la nostra testolina e il naso, quindi il becco, è inserito. Ora dobbiamo inserire gli occhi. Per inserire gli occhi contiamo 1, 2, 3, 4. Quindi questa è la posizione, e poi dal naso ci distanziamo di 1-2 maglie da una parte, quindi già possiamo inserirli in questo punto. Ci dobbiamo aiutare però, a secondo voi cosa vi ritrovate, vi dovete aiutare ad allargare un pochino la lavorazione. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, questa è la posizione, e 1, 2 rispetto al naso. Quindi inserite le viti all'interno della lavorazione, quindi così. Da una parte e dall'altra sempre con la stessa distanza rispetto al naso. Dopo aver posizionato gli occhi e il becco, quindi siamo magari soddisfatti del risultato, tenete a conto sempre, guardate, la parte davanti deve essere rivolta qui, quindi in corrispondenza del corpicino io diciamo che ci sono. Possiamo mettere i bottoncini di sicurezza, così li fissiamo per bene, quindi sempre all'interno, e dopodiché continuiamo la lavorazione e non avremo problemi dopo. Se poi voi inserirete degli spillini, lo potete fare anche in un secondo momento dopo che è imbottito, perché l'importante è sempre inserire, mi raccomando, mettete un po' di colla per tessuti e altro, così che non rischierete appunto che le spille escano fuori, oppure magari vengono utilizzati da bambini e quindi diventano poi un pericolo. Dopo aver sistemato occhi e il becco, possiamo continuare la lavorazione. Quindi riprendiamo. Eravamo arrivati ai 7 giri di maglie basse che abbiamo fatto punto su punto, quindi 42 maglie basse.
leviamo il marcapunti, entriamo sempre con maglia bassa e la rimarchiamo. Qui dobbiamo lavorare 15 punti bassi perché ora dobbiamo iniziare le diminuzioni. Quindi la prima maglia l'abbiamo fatta, facciamo 15 maglie basse, e una diminuzione. Quindi, come abbiamo sempre fatto, prendiamo la solina esterna, le due asoline esterne dei due punti successivi, quindi così, facciamo passare il filo e poi chiudiamo insieme. Quindi abbiamo fatto la prima diminuzione, poi facciamo 8 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un'altra diminuzione, quindi prima solina e seconda solina, facciamo passare il filo all'interno, lo tiriamo fuori e facciamo passare in tutte e due il filo e 15 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Sganciamo il marcapunti, entriamo sempre nel primo punto e lo rimarchiamo e qui eseguiamo 9 punti bassi, quindi il primo l'abbiamo fatto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Una diminuzione, quindi prendiamo asolina esterna e asolina esterna dei due punti successivi, facciamo passare il filo e poi lo facciamo passare in tutte e due. Continuiamo con 3 punti bassi, 1, 2, 3, facciamo un'altra diminuzione, quindi prendiamo le due asoline, facciamo passare il filo e chiudiamo insieme, facciamo sempre 3 punti bassi, un'altra diminuzione, quindi 1 e 2, facciamo passare il filo, chiudiamo insieme, altri 3 punti bassi, 2 e 3, facciamo sempre un'altra diminuzione, sempre prendendo le asoline esterne, 3 punti bassi, e diminuzione.
E ora facciamo le nostre 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E già stiamo diminuendo la parte davanti. Sganciamo il marcapunti, entriamo sempre nel primo punto e lo rimarchiamo. E lavoriamo 6 punti bassi, quindi uno l'abbiamo fatto, 2, 3, 4, 5 e 6. Una diminuzione, quindi asoline, facciamo passare il filo e chiudiamo. Poi 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Diminuzione, 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Diminuzione, 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Diminuzione, 3 di nuovo 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Diminuzione, 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivati a questo punto possiamo iniziare ad imbottire la nostra colomba. Tiriamo il filo un pochino in più, così non abbiamo difficoltà, e prendiamo a pezzetti l'imbottitura e iniziamo ad imbottirla, così diamo anche una forma a quello che abbiamo fatto finora. Mettiamo tanti pezzetti di imbottitura ed evitiamo di metterla tutta ammassata, così non si creeranno, verrà tutto omogeneo. Quindi io vi consiglio di prenderla a pezzetti, quindi mano a mano imbottite, con le mani sistemate tutta la parte. Dopo averla imbottita un pochino, continuiamo la nostra lavorazione, quindi continuiamo le nostre diminuzioni e poi continueremo comunque man mano a imbottirla. Quindi sganciamo il marcapunti, entriamo nel primo punto e lo rimarchiamo, e qui faremo 2 punti bassi e una diminuzione. Quindi il primo l'abbiamo fatto, faremo il secondo, diminuzione,
2 punti bassi, uno, e 2, diminuzione. Comunque continuiamo così fino alla fine, 2 punti bassi e una diminuzione per tutto il giro. Arrivati qui alla fine, sganciamo sempre il marcapunti, entriamo con un punto basso e rimarchiamo. E qui faremo un punto basso e una diminuzione per tutto il giro, quindi un punto l'abbiamo fatto, prendiamo le asoline al solito e facciamo la prima diminuzione, nel seguente un punto basso, diminuzione, un punto basso, diminuzione, allora 1 e 1, 2, un attimino solo, quindi ho fatto il punto basso, 1 e 1, 2, e continuate così fino alla fine del giro. Arrivati qui alla fine, come vedete stiamo stringendo tutta la parte. Ora faremo tutte diminuzioni, quindi faremo un giro di tutte diminuzioni, quindi sganciamo il marcapunti e già iniziamo con la prima diminuzione, quindi prendiamo la prima solina e la seconda e facciamo la primissima diminuzione che andiamo a marcare perché ci serve per renderci conto l'inizio, e poi faremo prenderemo tutte le asoline esterne e faremo una diminuzione, cioè tutte diminuzioni, quindi chiuderemo i punti a 2 a 2, così che riempiremo la parte restante, quindi l'ultima parte che abbiamo fatto la riempiamo con l'imbottitura, quindi con l'ovatta, e possiamo chiudere il lavoro. Per questo ci serve anche il marcapunti, perché dobbiamo sapere la chiusura e quindi fare poi le asoline, le faremo poi col lago e chiuderemo il tutto col lago. Qui siamo arrivati all'inizio, alla fine del giro, leviamo il marcapunti, imbottiamo quest'ultima parte e facciamo la chiusura completa del corpo della colomba. Dopo averla imbottita, tagliamo il filo, lo sfiliamo e inseriamo l'ago.
Prendiamo le asoline esterne di tutti i punti che abbiamo a disposizione e tiriamo il filo. Diamo qualche punto di chiusura, dopodiché possiamo tagliare il filo. E il corpicino, che poi ve lo modellate per bene, della nostra colomba, come vedete ha la forma da tutte e due le parti, è pronto. Ora dovremmo fare tutte le altre parti e quindi già siamo pronti per montarla. Quindi il corpo è pronto. Ora faremo il pezzetto della parte dietro della colomba, dove viene appoggiata appunto la coda. Prendiamo il cotone bianco e facciamo un cerchio magico. Qui ora andremo a lavorare la parte dietro della colomba, quello che praticamente il piccolo cono che poi sosterrà la coda arricciata che abbiamo visto di sopra. Quindi tiriamo il filo all'interno del cerchio, facciamo una catenella e all'interno lavoriamo 6 maglie basse. 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo la codina ed entriamo nella prima maglia bassa che abbiamo effettuato, facendo appunto un'altra maglia bassa e posizionando il marcapunti nel primo punto che abbiamo fatto. Ora lavoreremo 2 punti bassi per ogni punto sottostante, quindi il primo l'abbiamo lavorato, rientriamo e lavoriamo il secondo e poi 2 punti bassi per ogni punto. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Arrivati alla fine sganciamo il marcapunti e lavoriamo la prima maglia bassa e la rimarchiamo. Qui dobbiamo fare punto su punto, quindi facciamo una riga lavorando un punto basso per ogni punto sottostante, quindi 12 punti bassi. Lavorati i nostri 12 punti bassi, quindi punto su punto, sfiliamo il marcapunti, entriamo nuovamente nel primo punto, facciamo una maglia bassa e la rimarchiamo. E qui lavoriamo la prima maglia bassa, l'abbiamo fatta, faremo nella seconda maglia un aumento, quindi faremo una maglia bassa, un aumento con questa alternanza per tutto il giro. Quindi alla fine ci ritroveremo con 18 maglie basse, quindi una maglia bassa e un aumento nel punto successivo. Arrivati alla fine sganciamo il marcapunti, entriamo nuovamente nel primo punto basso, lo rimarchiamo e in questo giro lavoriamo punto su punto, quindi
un punto basso per ogni punto sottostante, quindi 18 punti bassi. Lavorati i nostri 18 punti bassi, ora entriamo nuovamente nel primo punto, facciamo una maglia bassa, la rimarchiamo e in questo giro faremo 2 maglie basse più un aumento. Questo lo stiamo facendo comunque per ottenere l'effetto cupola, quindi abbiamo lavorato comunque giro su giro proprio per questo motivo. Quindi il primo punto basso l'abbiamo fatto, andiamo nell'altro punto, facciamo un altro punto basso e un aumento, quindi 2 punti bassi e più un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 24 punti bassi. Arrivati alla fine del giro, sganciamo il marcapunti, entriamo sempre nel primo punto, lo rimarchiamo e lavoreremo 3 maglie basse più un aumento. La prima l'abbiamo fatta, quindi facciamo la seconda, la terza e nel quarto punto lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi faremo 3 maglie basse più un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo alla fine con 30 maglie basse. Arrivati alla fine, sganciamo il nostro marcapunti, rientriamo sempre nello stesso punto e lavoreremo punto su punto 30 punti bassi. Quindi il primo lo facciamo e lo marchiamo e dal primo contiamo punto su punto 30 punti bassi. Arrivati qui alla fine, sganciamo sempre il nostro marcapunti, entriamo con un punto basso, lo rimarchiamo e in tutto il giro dovremo fare 3 aumenti soli, quindi li divideremo 9 punti bassi più un aumento, 9 punti bassi aumento, 9 punti bassi aumento. Quindi il primo punto l'abbiamo fatto, conteremo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nel decimo punto faremo un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto e ripartiremo a contare 9 punti bassi e faremo un altro aumento nel decimo punto e così faremo anche alla fine e avremo alla fine 33 punti. Arrivati alla fine, sganciamo il marcapunti, entriamo sempre con un punto basso, lo rimarchiamo e facciamo l'ultimo giro punto su punto, quindi dobbiamo fare 33 punti bassi, un punto basso per ogni punto sottostante ed abbiamo finito così la parte dietro della colomba. Arrivati qui alla fine possiamo togliere il marcapunti, nel punto segnato entriamo e facciamo una maglia bassissima e nel seguente punto un'altra maglia bassissima.
possiamo tagliare il filo. In questo caso lo tagliamo leggermente più lungo perché poi ci servirà per cucire tutte le parti. Quindi lo sfiliamo e la parte dietro è fatta. Ora vi faccio un po' vedere come verrà inserita all'incirca. Questa parte verrà inserita in questo modo, poi realizzeremo la parte di sopra, quella arricciata, e gli altri pezzi della colomba nel prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace al video e ci rivedremo per la continuazione al prossimo video.